Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Ora vi voglio fare una ricetta velocissima, eccezionale, un ovino poché fatto diciamo in camicia con asparagi e altri ingredienti che vedremo subito. Tempo di mettersi la pinza e andiamo a cucinare. Gli ingredienti per questa preparazione: un uovo, del pane in cassetta o pan carré o pane americano, come in questo caso, asparagi che ho già lessato, freddato e asciugato e tagliato a dimensione di fetta di pane, dell'aceto di vino bianco, sale grosso, sale fino per l'acqua, una sottiletta, pepe e olio. La parte più complicata, per così dire, è quella di fare l'uovo poché, quindi l'uovo diciamo in camicia cotto all'interno della sua chiara mentre nell'acqua, ma quello lo vediamo tra un minuto. Nel frattempo metto il pane a tostare un po' nel tostapane. Mi preparo una ciotolina nella quale apro l'uovo. Questo passaggio è abbastanza importante perché poi dopo useremo questa per mettere l'uovo nel mulinello che faremo tra poco. Allora, guardiamo l'acqua a che punto è. Ok, inizia a venire sulle bollicine. Non deve bollire mai in maniera esagerata. Ci metto un pochino di sale e l'aceto di vino bianco, un cucchiaio per ogni litro d'acqua. Questi sono 2 litri e io ce ne metto 2 cucchiai che ho già misurato prima. Ecco fatto. Prendete un pentolino che abbia un po' di spazio, sia un po' altino, perché l'uovo non deve toccare i bordi, quindi diciamo l'acqua un paio di litri per ogni uovo e che ci sia un pochino di margine. Cominciate già a venire su un pochino le bollicine, cerco di fare sciogliere il sale. Allora, non ci resta che aspettare un minutino che l'acqua arrivi un pochino più a temperatura e poi iniziamo con la preparazione. Allora, l'acqua sta arrivando a temperatura, dovete prepararvi l'uovo. Io uso una frustina per fare il mulinello, poi dopo lo vedremo, è molto più semplice, una bacinella di acqua freddissima e uno pezzo di carta assorbente di Scottex per asciugare l'uovo una volta messo nell'acqua fredda. Allora, il pane, come abbiamo sentito, è uscito. Adesso ci metto subito sopra la sottiletta così che inizi un attimino a sciogliersi. Allora, come dicevamo, facciamo il mulinello. Io lo faccio con una frusta, mi ci trovo meglio. Volendo potete fare con un cucchiaio, però secondo me con una frustina così è molto più semplice. Allora, facciamo questo mulinello interno nel cui centro andremo a mettere l'uovo. L'acqua non deve essere in ebollizione, altrimenti cuocerebbe troppo velocemente l'uovo. Facciamo questo bellissimo mulinello, in questo modo ci mettiamo nel centro l'uovo. Come vedete, l'uovo viene avvolto dalla sua stessa chiara e inizierà a cuocere formando una nuvola, diciamo così. Adesso non lo tocchiamo per 2 minuti d'orologio, 2 minuti e mezzo al massimo, dopodiché lo trasferiremo nell'acqua fredda, quindi ci vediamo tra 2 minuti d'orologio. Allora, l'ovino gli manca un minuto, nel frattempo mi dedico a sistemare gli spinaci sopra al pane tostato e alla sottilettina. Anche qui, se non vi piace la sottiletta, vi piace più mozzarella o un altro tipo di formaggio, va bene, che in questa maniera è veramente anche molto veloce da fare. Anche gli asparagi si trovano già cotti in commercio, volendo uno può utilizzare tranquillamente quelli. Allora, ci dispongo questo steccato così di asparagi. Questi vanno un attimino conditi, quindi ci mettiamo un po' di sale, un pochino di pepe e un gocciolino d'olio. Nel frattempo sono passati 2 minuti, spengo e vado a recuperare l'uovino che metto subito in acqua fredda, altrimenti continuerebbe la cottura. Quindi lo facciamo stemperare un attimo in acqua fredda. Vedete come è venuto bellino? Sembra avvolto in una stoffa quasi. Allora, l'uovo si è stemperato un po'. A questo punto lo levo dall'acqua e lo metto ad asciugare su un po' di Scottex. Facciamo così. Ho paura di romperlo. Lo recupero con
una ramina qui. Allora, questo lo mettiamo sopra un altro gocciolino d'olio, 2 chicchini di sale, 2, e appena un girino di pepe, così. Il piatto è pronto, è bellissimo e vi assicuro buonissimo e semplicissimo da fare. Sono voluti 5 minuti in tutto. Adesso però metto a posto e lo assaggiamo. Ok, allora assaggiamo questa magnificenza. Se abbiamo lavorato bene, l'uovo dovrebbe un minimo sciogliersi. Ecco, forse ho aspettato troppo a mettere a posto tutto. Comunque vedete, qui si scioglie. Assaggiamola così. Io farei una cosa molto poco elegante, ma sicuramente d'effetto. È un equilibrio di sapori perfetto. Questo uovo fatto così è eccezionale, anche senza tutta quella situazione sotto. Vi invito a farlo, provatelo perché è veramente eccezionale, semplicissimo. Non vi resta che iscrivervi al mio canale e mettermi like e inondarmi la pagina di commenti. Come sempre, se ne avete voglia, fatemi anche un po' di pubblicità e al prossimo video.